Oggi siamo qui con due microfoni, il FDUS SL40X e lo Shure MV7X. Quale dei due suona meglio? Quale dei due è più adatto per far podcast? Scopriamolo insieme. Ok, oggi siamo qui con due microfoni esteticamente molto simili. FDUS veramente ha copiato quasi perfettamente lo Shure MV7X. A prescindere dalla forma del barilotto, le dimensioni del barilotto sono le stesse, soltanto che mentre questo è cilindrico, perfettamente cilindrico come l'SM7B, questo qui ha forse 12 lati più o meno. Dentro la spugna è intercambiabile. Prima di fare questo video ho provato a cambiare le spugne, sono intercambiabili, quindi anche la larghezza della capsula interna, della griglia, scusami, che protegge la capsula è la stessa. Questo cosino qui che serve a reggere i microfoni è molto simile, questo qui è leggermente più alto, questo un po' più basso. Insomma, FDUS ha fatto un bel lavoro di copia. Però questo microfono ha comunque la sua dignità. Facciamo un po' di premesse. I due microfoni stanno entrando nel Tascam Mixcast 4 in maniera pulita, non aggiungerò nessun effetto se non portare in post-produzione il gain generale a meno 14 lufs in modo che tu possa ascoltare tutto al meglio. Chiusa la premessa. Io parlo e nel frattempo tu vedrai in sovraimpressione le scritte, quindi saprai quale dei due microfoni sta suonando in questo momento. Quindi metti le migliori cuffie a tua disposizione in modo tale che tu possa avere un ascolto quanto più veritiero possibile. Ok, veniamo ai punti in comune di questi due microfoni. Allora, entrambi sono microfoni dinamici. Dinamici, cioè la scelta migliore per ambienti non acusticamente trattati. Quindi, se tu non vuoi trattare la tua stanza, scegli un microfono dinamico, non commettere l'errore di prendere un microfono a condensatore, perché dopo è veramente un casino. Il secondo punto in comune di questi due microfoni è che hanno un pattern polare cardioide. Cardioide significa che prende tanto di ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. E, ancora una volta, questa è la scelta migliore in stanze non acusticamente trattate. Ad esempio, qui c'è una luce molto grande che ha una ventola, e la ventola sta girando in questo momento, ma avendo io puntato la parte posteriore del microfono verso la fonte del rumore, il rumore entrerà pochissimo dentro il microfono. Quindi devi puntare la parte posteriore del microfono verso il muro oltre il quale ci sono i vicini rumorosi, oppure verso la finestra oltre la quale ci sono macchine che passano, persone che parlano, cani che abbaiano e qualsiasi altra cosa. Ok. Nel frattempo tu con le cuffie stai ascoltando i due microfoni. Entrambi i microfoni quindi sono due microfoni scuri. Scuro non è la scelta migliore, dipende dalla tua voce. A volte ci sono voci che hanno bisogno di un timbro più chiaro, a volte di un timbro più scuro. Dipende, quindi non fare l'errore di pensare che scuro è meglio. Non esiste, non è vera questa cosa. Ma la verità è dipende dalla tua voce. Ti dicevo quindi, questo microfono è un microfono scuro, un microfono che piace a tante persone, il FDUS, mi sto riferendo. Io lo so che tu lo vedi un po' strano, ma io gli ho messo dello scotch intorno, scotch nero lucido, perché la scritta FDUS personalmente mi fa veramente irritare, non so, è veramente oscena. E quindi l'ho coperta, ma è il FDUS, ok? Quindi lo stesso FDUS che puoi comprare anche tu, soltanto io ho messo dello scotch lucido nero intorno, ok? Perché la scritta Shure è molto più bella rispetto alla scritta FDUS. Vabbè, comunque, basta. Dicevo, ma se no vado avanti con questa cosa sul nome FDUS, eccetera. Ok, ti stavo dicendo quindi, questo microfono qui è scelto da tante persone, ho fatto dei video dove l'ho paragonato anche a microfoni importanti come l'SM7B, e le persone mi dicevano, guarda, questo costa pochissimo, perché stiamo parlando di un microfono che costa intorno ai 50 euro, mentre questo costa intorno ai 160 euro, quindi te ne compri 3? Col prezzo di questo te ne compri 3, ok? E spesso si trova anche in offerta su Amazon, quindi se tu non arrivi a questo budget o tutto sommato non vuoi spendere 160 euro, sicuramente questo, caspita, con 50 euro, a volte anche meno, ti porti a casa un microfono che suona, tra tante virgolette, decentemente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che questo microfono, come ti raccontavo prima, piace a tante persone perché? Perché ha un suono già finito, un suono broadcast potremmo dire, nel senso che avendo questa spinta molto forte sulle frequenze basse, che cosa succede? Che è un suono che arriva all'orecchio soprattutto di persone che non hanno un orecchio allenato, arriva in maniera molto gradevole. Sembra quasi radiofonico, sembra un suono, dice, basta così, non devo fare niente, forse un minimo di compressione, ma posso anche non aggiungere equalizzazione, destra, eccetera, è pronto. In realtà sì, ma è proprio perché è così già
tagliato e così già pronto all'uso questo suono, a un orecchio attento si nota come tutte le frequenze basse siano impastate tra di loro. Esce fuori un suono che a un orecchio allenato risulta poco gradevole, mentre a un orecchio non allenato risulta assolutamente buono, ok? Però ci sta, se tu lo senti e ti piace, ci sta, assolutamente, non è un problema, non è che sei sbagliato perché ti piace, ci mancherebbe. Questo qui, come stai sentendo, è un microfono altrettanto scuro, forse leggermente meno scuro di questo, ma molto più definito. È molto più piacevole ascoltare questo microfono perché ha un suono molto più definito. È vero che è scuro, ma non tanto spinto come questo, non è un suono finito, è un suono che sicuramente puoi lavorare, ma le frequenze basse non sono impastate, hanno tutte la loro dignità. Ok? Quindi mi piace la dignità delle frequenze scure, delle frequenze basse. Ok. Allora, io nel frattempo sto parlando, tu stai sentendo la differenza, ti invito a fare anche una cosa. La seconda volta, ti invito a guardare 2 volte questo video. La prima, finiscilo adesso visto che l'hai iniziato. La seconda volta, riascoltalo senza guardarmi, senza guardare le scritte in sovraimpressione, in modo da allenare l'orecchio a cogliere la differenza tra i 2 microfoni. Quindi capirai, dici, aspetta, questo è il Fuse per questo motivo, questo è l'MV7X per questo motivo. Ok? In modo che alleni il tuo orecchio. Più lo alleni, più diventi bravo nella equalizzare, comprimere, nell'editare i tuoi podcast. Ok? Lo faccio nel tuo interesse, insomma. Benissimo. Ok, io credo di averti raccontato tutto quello che volevo raccontarti. Quale dei 2 ti piace di più? È una scelta veramente difficile perché mi rendo conto che il prezzo fa tanta differenza. Perché se tu puoi arrivare a 160 euro, io ti dico prendi questo. Tra i 2, sono sincero, se ce la fai, se puoi, prendi questo. Perché lo puoi far diventare scuro come questo, ma ha le sue frequenze pulite, delineate e definite. Se non ce la fai, e non è nessuna vergogna, ci mancherebbe, non tutti possono o vogliono spendere soldi, così tanti soldi per un microfono, assolutamente prendi questo. È uno dei microfoni che consiglio di più in assoluto perché costa pochissimo e tutto sommato restituisce un suono che alla maggior parte delle persone piace. Quindi io, se fossi in te, valuterei, visto che c'è una grande differenza di prezzo tra i 2 microfoni, farei una valutazione soprattutto sul prezzo. Quindi non ti voglio dire prendi questo fa schifo, questo è il migliore. No, assolutamente, se non ce la fai, non ce la fai. O se non vuoi, perché assolutamente, magari stai iniziando adesso, è un hobby, non sai ancora se ti piace o meno, ma perché devi spendere 160 euro? Assolutamente, spendi questo, prendilo in offerta, anche usato, paghi pochissimo e inizi a fare podcast. Quindi non c'è vergogna a dire non voglio spendere così tanto oppure non ce li ho tutti quei soldi. Ok, io ti ringrazio per aver guardato questo video. Come al solito, se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e alla prossima settimana.